Buongiorno a tutti e benvenuti su questo canale in cui parliamo di orchidee. Oggi volevo presentarvi un'orchidea del genere Dendrobium parisci. Questa pianta cresce in un ambiente originario in India, in Cina, nel Bangladesh, la troviamo in Thailandia, la troviamo in Birmania, la troviamo nel Laos, nel Vietnam, nell'Himalaya, quindi la parte dell'Asia è una pianta molto, molto conosciuta. È una pianta che vive a un'altitudine di 250 metri fino a 1200 metri di altezza. È un'epifita, quindi la troviamo sugli alberi, la troviamo sui boschi, sempre verdi, o una prima montagna, infatti l'altezza arriva fino a 1200 metri. È una pianta che ha bisogno di un periodo di riposo, ha due stagioni distinte, la stagione delle piogge e la stagione secca. Nella stagione secca riceve più luce perché chiaramente vive sugli alberi, gli alberi perdono le foglie, quindi per assurdo durante la stagione invernale ha più luce che in estate, il contrario nostro. È una pianta particolare. Questa all'origine era una pianta sola. Appena acquistata dal vivaista era una pianta sola, poi è cresciuta, si sono riprodotte e la cosa particolare è che difficilmente si riesce a tenere in vaso proprio perché ha una caratteristica particolare, va un po' per conto suo, sia come radici che come pianta. Viene definita anche un'orchidea bambù per via del bulbo, un bulbo particolare. È bellissima come fioritura, oggi ve la presento intanto in questa situazione di foglie. A breve le perderà le foglie perché va nel periodo di riposo, siamo quasi all'inizio di novembre, a breve l'attività della pianta si fermerà e poi avrà bisogno di un periodo marcato in cui possibilità di dare acqua è praticamente zero, sospese completamente le bagnature. Adesso è stata appena bagnata. Come pianta è bellissima, come temperatura intermedio calda, quindi intermedio calda diciamo andiamo dai 15 ai 25-28, sopporta benissimo anche picchi maggiori o minori. La tengo sotto illuminazione artificiale, difficile che riesco a inquadrarle tutte. Le tengo in sughero perché tenerle in vaso diventa difficile per via della loro caratteristica di essere un po' pendenti verso il basso. Si trovano benissimo nella coltivazione in sughero, non dà assolutamente problemi. Piante sono affascinanti come piante per via del pseudobulbo così cicciotto. Quando perde le foglie non vi preoccupate che magari non succede niente se non date l'acqua. È importante che lo pseudobulbo, la canna, sia sempre abbastanza turgida, che non secchi troppo. Queste sono le canne vecchie dell'anno scorso per farvi vedere quel discorso, quando perde le foglie diventa praticamente una canna secca in queste condizioni qui. Da quando l'ho zatterata la pianta prospera in maniera esagerata perché ha la possibilità di mandare le radici dove vuole. Poi vi aggiornerò nei prossimi video quando saremo nel periodo di secca totale, di dormienza totale, e poi l'anno scorso ha fiorito, quando quest'anno fiorirà ve la presenterò, così vedrete che fiorellini spettacolari che fa. E ve la consiglio, non è di difficile coltivazione perché in zattera preferisce un pochino di più. Buona giornata, ci sentiamo presto per il prossimo video.